Quella che state vedendo a schermo non è la dashboard della CIA né un software da milioni di dollari. È una piattaforma open source di intelligence e cyber security in tempo reale. Voli militari, cavi sottomarini, webcam pubbliche e persino transazioni cripto tracciate in diretta. Oggi analizziamo Osiris, uno dei tool OSINT più incredibili dell'anno. Vi permette di fare port scan, verificare sanzioni internazionali, tracciare satelliti e persino integrare l'intelligenza artificiale di Gemini per analizzare le minacce in diretta. Se vi occupate di cyber security o siete semplicemente malati di OSINT, scaldate il terminale perché questo video fa per voi. Bene ragazzi, ogni qualvolta si avvia una macchina Kali, la prima cosa che si fa, come diciamo sempre, è aggiornare e installare i pacchetti, perché Kali sforna aggiornamenti ogni giorno e quindi con un update e upgrade installiamo i nostri aggiornamenti. E mentre Kali aggiorna, una piccola panoramica di Orisis, che è una piattaforma OSINT di livello professionale che fornisce consapevolezza situazionale in molteplici ambiti di intelligence. Realizzata con Next.js, ogni punto dati viene reindirizzato tramite WebGL per ovviamente prestazioni a 60 fps anche con migliaia di entità simultanee sullo schermo. E questo è il GitHub da prendere alla lettera. Ovviamente la repository è in costante aggiornamento e quindi iniziamo a clonare il nostro repository. Quindi andiamo a prendere il nostro git clone, lo incolliamo all'interno del nostro terminale e scarichiamo la repository. Dopodiché entreremo nella cartella di Osiris. Prima di avviare il container dobbiamo dire a Osiris di usare la chiave API di Gemini. Ovviamente io ho il Gemini Pro perché mi trovo comodo per anche la piattaforma cloud e quindi andremo ad utilizzare l'API di Gemini. Quindi con il comando env example copiamo il file di esempio fornito nella repository del GitHub. Poi non ci resta che entrare all'interno del file editor e cercare l'API di Gemini. All'interno del file env di Osiris non c'è la voce dell'API di Gemini e quindi l'abbiamo dovuta creare noi. Prendendo la stessa punteggiatura abbiamo scritto AI Gemini Integration e poi l'API di Gemini. Sempre all'interno della stessa cartella con il comando docker compose app-d diamo un invio e avviamo il nostro cervello. La prima volta potrebbe metterci un paio di minuti per scaricare e compilare tutti i moduli geospaziali e WebGL. Bene, come abbiamo detto, Osiris gira sulla porta 3000 e io sulla porta 3000 sto facendo girare un altro tool sempre OSINT e quindi ora dovrò cambiare porta. Quindi che cosa facciamo in questo momento? Entriamo nel file env, andiamo sulla voce Osiris porta 3000, la cambiamo da 3000 a 3001, la salviamo. Dopodiché buttiamo giù il Docker, riabilitiamo il Compose app-d. Se vi imbattete nel Docker app in questo piccolo errore del network Umami default è perché il Docker Compose di Osiris è definita una rete Docker esterna che al momento non abbiamo nel nostro sistema Kali e quindi la soluzione più veloce che cos'è è creare una rete Docker mancante in manuale. Quindi sempre all'interno della stessa cartella con il comando docker network create umami _ default diamo un invio e creiamo questa rete Docker e poi rilanciamo il container. Quindi sostanzialmente cosa abbiamo fatto finora? Abbiamo generato la chiave API di Gemini, l'abbiamo aggiunta all'interno del file env e abbiamo fatto anche un troubleshooting, che significa abbiamo fissato un piccolo problema. C'era un conflitto di porta, sulla 3000 l'abbiamo passata alla 3001 e abbiamo sistemato l'errore di rete Docker, creando quindi una rete mancante con il comando docker network create. Una volta lanciato il container in app, non ci resta che andare all'interno di Firefox, sulla barra di indirizzi localhost 2.3001 diamo un invio.
e si aprirà il nostro Osiris. Siamo all'interno dell'interfaccia principale, quindi la mappa geospaziale chiamata War Room di Osiris possiamo dire che è in azione. E che cos'è questa mappa? È una mappa vettoriale 3D ad alte prestazioni, girando fluida a 60 fps senza rallentare la nostra macchina virtuale. E cosa stiamo vedendo in questo momento? In questo momento stiamo vedendo a primo impatto delle linee blu. Che cosa sono queste linee blu? Questa si chiama linea blu sottomarina. Questo è il tracciato reale di un cavo dati sottomarino, mentre invece i pallini verdi e rossi rappresentano entità tracciate in tempo reale. Che significa? Che i pallini verdi lungo le coste quindi della Croazia e in Bulgaria indicano porti navali, checkpoints marittimi o punti di interessi strategici, mentre invece i pallini rossi indicano solitamente anomalie o hotspot. Voi non la vedete perché ve la porto qui. In alto a destra invece abbiamo la barra di stato, quindi abbiamo lo Zulu Time, che sarebbe l'orario di riferimento militare standard globale, lo status, quindi i layers indicano che ci sono quindi 11 livelli di dati sovrapposti ed elaborati contemporaneamente, 15.000 entità dove il sistema sta tracciando 15.000 oggetti in tempo reale, quali aerei, navi, eventi, webcam, e poi i solar. Che cos'è il solar? È un monitoraggio in tempo reale del meteo spaziale e dell'attività solare, che può influenzare satelliti e comunicazioni radio. Mentre invece la barra laterale a sinistra sarebbe i layer selezionabili, è un pannello dove puoi attivare o disattivare varie informazioni sulla mappa, come l'aviation, quindi il traccio aereo di voli commerciali o anche militari, marittima, quindi nave, posizione quindi delle navi nei porti principali e nei colli di bottiglia navali, satelliti e cavi, quindi mappatura delle costellazioni satellitari e dei cavi sottomarini di internet, le TVCC, quindi le webcam, accesso diretto allo streaming su oltre 2000 telecamere stradali e pubbliche in tutto il mondo. E poi i disastri, il triangolo di pericolo. Che cosa significa? Terremoti in tempo reale ed eventi termici, incendi instradate dalla NASA. E non può mancare la sezione di ricognizione, quindi la sezione cyber security per fare port scanning, DNS, verifica sanzioni, IP reputation e tracciamento crypto wallet. Quindi guardate questa mappa, questa dashboard, stiamo vedendo i cavi in fibra ottica sottomarini che collegano l'Europa al Medio Oriente, mentre in alto a destra il sistema sta processando più di 15.000 entità live senza spendere un euro e senza inviare i nostri o vostri dati a server terzi, e avete anche una panoramica globale degna di un certo tipo di intelligence. Non può mancare ovviamente il trigger di notizie dati. Come potete vedere in basso, ogni volta io mi avvicino a questa icona rossa, sono gli ultimi terremoti rilevati con magnitudo e coordinate, mentre invece i crypto markets, che sono comunque quelle icone arancioni, in questo caso queste, sono quotazioni live di Bitcoin, Ethereum o altri comunque criptovalute, per incrociare quindi dati finanziari e tracciamento sanzioni. Ora noi comunque possiamo zoomare e andare ad ispezionare comodamente la nostra mappa. Abbiamo la possibilità di, oltre a lasciarlo in modalità mappa, metterlo anche in modalità satellite. Ci metterà più tempo a caricare, però comunque il risultato è lo stesso. Infatti noi ora possiamo comunque andare a zoomare e rimarrà in modalità satellite. Ebbene, quindi ora vi lascio immaginare quanti cavi dati sottomarini ci sono in tutto il mondo, ragazzi. Guardate qui. Ritorniamo alla mappa normale, perché comunque è leggermente più veloce, perché non ha tanto rendering da fare. E come potete vedere, noi a sinistra abbiamo detto che abbiamo questi layer e noi possiamo attivarli e disattivare come vogliamo. In questo caso noi possiamo attivare i satelliti di Starlink, quindi se noi attiviamo i satelliti sappiamo che in tutto il mondo ci sono tutti questi 1000 e 1000 satelliti. Ora, andando comunque in altri continenti, per esempio
esempio possiamo abilitare anche le stazioni militari e come potete vedere appariranno questi puntini rossi che interrogano comunque le stazioni militari. Come abbiamo detto prima, possiamo vedere anche i voli in diretta in tempo reale di aerei militari, commerciali, privati. Vi consiglio comunque di non tenere tutto flaggato, perché inizierà poi a consumare tanta CPU e tanta RAM, quindi tenete comunque disattivato il più possibile. E per farvi un esempio, abbiamo aerei militari ora, ecco, come potete vedere, sparsi in tutta l'Europa. Se noi apriamo invece aerei commerciali, quindi aerei di linea, come potete notare questi blu sono tutti aerei di linea. Ovviamente noi possiamo comunque andare a cliccare su uno dei pallini verdi per vedere esattamente il reale funzionamento. Prendiamo questo e come potete vedere questa è una live webcam pubblica. Ovviamente comunque possiamo ingrandire la nostra webcam, certo non sarà fluida, però come potete notare è live. Ovviamente quello che dicevamo prima per la parte di cyber security OSINT è la parte ricognizione che si trova nel riquadro a destra. Cliccando qui si aprirà comunque il Recon Toolkit. E cosa succede quindi quando clicchiamo sull'icona Recon Toolkit? Possiamo selezionare i vari moduli di scansione e analisi, quali i domini, i DNS, i whois, quindi per fare l'analisi dei record di rete dei domini e dei certificati SSL e TLS, un port scanner, quindi per avviare la scansione delle porte TCP e il fingerprinting dei servizi, la Thread AP Intel, quindi inserire un indirizzo IP e controllare la sua reputazione o minaccia, la sanction, quindi per cercare persone, domini o organizzazioni nelle liste di sanzioni, e il crypto trace, quindi inserire un wallet Bitcoin o Ethereum e analizzare transazioni e sanzioni associate. E quindi voi ora direte: sì, va bene, ma perché hai citato l'OSINT per questo tool? Bene ragazzi, l'OSINT non richiede supercomputer o software comunque illegali, tutto si basa su 3 pilastri: fonti dati, strumenti di aggregazione, metodologia d'analisi. Quindi l'OSINT sfrutta esclusivamente dati pubblicamente accessibili o di pubblico dominio e le fonti principali si dividono in mappe e dati geospaziali, quindi come abbiamo visto ora in tipo immagini satellitari come Google Earth, Sentinel, e dati ADS per i voli o il traffico quindi marittimo, il registro di rete, quindi la Cyber OSINT come database DNS pubblici, registri WIS, certificati SSL, TLS, e poi i social media, oppure anche feed estratti, anzi soprattutto feed estratti da webcam stradali, quindi da webcam pubbliche. C'è da dire che i dati grezzi da soli non servono a nulla se non vengono organizzati. Servono quindi piattaforme capaci di unire milioni di punti dati in un'unica interfaccia. Quindi la dashboard di Osiris, oltre a mostrare eventi e vettori geografici in una sola mappa 3D in tempo reale, deve essere aggregata a anche framework di investigazione come OSINT Framework, dove ho anche fatto un video relativo all'OSINT Framework, o anche a strumenti come Maltego per creare grafici di relazioni tra IP, domini, email e persone, oltre che includere anche motori di ricerca specializzati come Shodan per trovare dispositivi connessi a internet e VirusTotal per l'analisi dei file e degli IP. E perché abbiamo agganciato la chiave API di Gemini anche se noi attualmente non l'abbiamo utilizzata? Perché innanzitutto ci fa una traduzione e riassunto istantaneo di post in lingue straniere e poi la creazione automatica di un executive summary, quindi sulla situazione operativa a partire dai log e dai dati di posizione. Bene ragazzi, questo è Osiris, un tool open source pazzesco che trasforma il vostro computer in un vero e proprio centro di intelligence e cyber security. Abbiamo visto la mappa in tempo reale, i cavi sottomarini, i tracker di rete e persino come integrare le AI di Gemini per farci
farci scrivere comunque i report tecnicamente automatici. E come diciamo sempre, lasciate un like, iscrivetevi al canale e restate sicuri, restate curiosi e restate invisibili.